Salve a tutti draghetti, bentornati! Io sono Entity Dragon 303 e benvenuti su una nuova serie delle reaction horror, tra virgolette anche, vabbè, sì, delle reaction horror. Oggi, a parte prima di tutto dirvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like e mettere anche un dislike se volete, condividere il video, massare i propri amici, invitare i propri amici a iscriversi. E poi oggi, stasera, mi raccomando, ci troviamo, se tutto va bene, con Baby Yellow The Black Cat. Questa volta terza volta che rifaccio quel gioco e non ce la faccio per rifarlo. E poi ci sentiamo anche per Minecraft, e poi anche per Bandy, Date Machine e per Garten of Banban 2, e poi anche per i prossimi giochi horror. Detto questo, per oggi iniziamo la reaction di questo canale americano che si chiama The Rubber. Voi sapete cosa sono gli SCP? Beh, per chi non lo sapesse, ve lo dico io. Gli SCP sono queste creature, diciamo mostri o anche oggetti, diciamo che vengono contenute in dei laboratori segreti da questa fondazione appunto segreta, che per il motivo è perché sono molto molto pericolosi per il mondo. E appunto, detto questo, in brevissimo, poi se volete altre informazioni cercate Fondazione SCP e tutto, insomma. Detto questo, oggi iniziamo con uno dei più famosi degli SCP, anche uno dei cuori degli SCP, ovvero lo Shy Guy, l'uomo timido. Questo SCP molto brutto, molto. SCP-096. Iniziamo, allora, vi attivo prima di tutto i sottotitoli se riesco. Porca di qua, non sono disponibili, va bene. Ok, ci sono già. Allora, lo Shy Guy è praticamente questa creatura molto brutta, vedete? Molto creepy, anche con tutto il sangue sulla sua bocca e sulle mani, tutto, insomma. Diciamo lo Shy Guy è impenetrabile, infatti i suoi organi, cioè lui può essere ferito ma non muore, lui è praticamente immortale. E praticamente è capace di distruggere un intero team. Ciao Rubber. L'SCP dello Shy Guy è Euclid, anche se io l'avrei messo in una classe Keter, perché le classi SCP, le SCP sono condivise da varie classi, da varie classi di appunto specie di SCP. Intanto mettiamo la musica e tensione tra poco. Le classi sono le più classiche sono Euclid, ovvero cioè safe, che sono verdi, cioè più meno, che hanno meno probabilità che scappano dalla propria cella. Infatti appunto, però non vuol dire che non siano pericolose. Euclid invece, che vuol dire che hanno un alto rischio di scappare, invece che Ether che sono pericolosissime. Poi ci sono, vabbè, le Taumiel, che sarebbero le classi, diciamo, dove gli SCP controllano gli altri SCP, mentre invece gli Apollyon sarebbero quelli dove gli SCP, se scappano, non possono più essere ricontenuti, e ce ne sono varie altre. Adesso però iniziamo. Allora, musica e tensione. SCP-096 è una creatura umanoide di 2,38 metri. Mamma mia, mamma mia, molto alto, SCP-096 non ha una grande massa di muscoli e una grande analisi non dice, si presume una malnutrizione. Alle mani di grassi, le braccia di grasse proporzioni che raggiungono 1,5 metri. Mamma mia, cosa ci fa con quei bracci, ragazzi? Mamma mia. Allora, non è, diciamo, ha le pupille, diciamo, dilatate ed è molto alto. Infatti è molto alto, è alto più di un essere umano normale, che cavolo, quanto sia un colosso. Può allungare la cosa? Può allungare diciamo, la sua bocca di tantissimo. Chissà quanto poco ci mette a inghiottire qualcosa. Comunque non è, diciamo, non è molto intelligente a quanto pare. È estremamente docile. E appunto non ha molto, diciamo, non è che ha bisogno di cibo, diciamo.
non risponde e appunto come che sia veramente timido e che non gli piace essere visto in faccia. Se qualcuno lo vede alla faccia diventa SCP-096-1 e praticamente l'unico modo, non si può vedere né dalla faccia né dalle foto e neanche dai video, insomma, perché praticamente se lo vedi in faccia lui si coprirà le mani con la faccia e inizierà ad urlare tan 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 e in maniera incontrollata. Dopo circa 2 minuti lui inizierà a correre verso di te arrabbiato nero e fino a venirti a prendere, corre verso i 35 km/h. Va bene, ma questo potrebbe vincere le Olimpiadi, che cavolo, è velocissimo. Lo Shuy vince la Ferrari. Ma che fa? La distanza e praticamente corre molto veloce. The actual position of SCP-096-1 does not seem to affect SCP-096's response. It seems to have an innate sense of SCP-096-1's location. Upon arriving at SCP-096-1's location, SCP-096 will proceed to subito ad attaccare il soggetto e ucciderlo. Attack and kill SCP-096-1. 100% of cases have left no traces of SCP-096-1. SCP-096 will then sit down for several minutes before regaining its composure and becoming docile. Mamma mia, ma noi siamo i draghi. Se vieni, Shy Guy, sono pronto ad accoglierti. Io sono il re dei draghi, provaci a venirmi a prendere. Dai, ti sfido, che io t'ho anche visto volte in faccia, quindi probabilmente sta ancora arrivando. Then the Foundation staff will take it back to the SCP shelter. The most extreme case at present is that someone saw only a part of its picture. L'unico modo appunto infatti, come ho già detto, le foto non possono vedere, non possono diciamo essere viste, perché sennò è come vederlo in faccia normalmente. L'unico modo teoricamente per poterlo vedere, appunto hanno notato che con gli spari anche lo Shuy non è possibile ucciderlo, perché poi al massimo ferirlo gravemente e farceli perdere anche parte del suo corpo, ma and destroy the entire team. Besides, because it does not cover its face when it's running towards its target, anyone who sees it will be killed by it along the way. Due to the possibility of a mass chain reaction, including breach of Foundation secrecy and large civilian loss of life, a doctor of the Foundation has also petitioned for a SCP-096. The Foundation has carried out several executions of body organs. Stupido. Vabbè. Scusate. Ma che cosa ti... dai, ste però... And blood of 096 to be gone, but it was still able to move forward and destroy the entire team. Besides, because it does not cover its face when it's running towards its target, anyone who sees it will be killed by it along the way. Due to the possibility of... non so neanche ancora tagliare, quindi, raga... Scusatemi, dicevamo, a mass chain reaction, including breach of Foundation secrecy and large civilian loss of life, a doctor of the Foundation has also petitioned for immediate termination of SCP-096. The Foundation has carried ha suggerito la terminazione immediata di SCP-096 out several execution experiments, one of which is to send the containment tank containing SCP-682. Lo vedremo poi, il rettile difficile da distruggere, uno degli SCP peggiori e più cattivi che esistono al mondo, se non il peggiore e il più cattivo. Ma detto questo, 096 into SCP-682's cell. SCP-682 is a large, vaguely reptile-like creature of unknown origin. It has a powerful regeneration ability. E lui è famoso per essere impossibile da distruggere. Dei danni appunto lui si rigenera da solo. Appunto ha un corpo immortale.
So back to the execution l'esperimento experiment. The screams of the two entities continue for 27 hours, at which point the noise abruptly stops. Sonar-based video feeds reveal SCP-096 severely wounded and huddled in the southwest corner, apparently upset. Feed shows SCP-682 on the north end of the room, approximately 85% of its initial mass absent. Further attempts to expose SCP-096 to SCP-682 cause it to turn away from 682, jumping in place while clawing at its face and screaming. Because 096 will only attack when people see its face, so the Foundation has long housed it in... Per ripetere che venne vista in faccia al nascondere in un cubo di metallo. Bravi. Airtight steel cube. There are to be absolutely no video surveillance or optical tools of any kind inside SCP-096's cell. Any and all photos, videos, or recordings of SCP-096's likeness are strictly forbidden. But it's said that an abstract... poter osservare sono i disegni. Ma io mi chiedo una cosa, ma scusate, ma come fanno a prendere gli spunti dallo Shy Guy se manco non possono vedere? Cioè, se lo vedono, come fanno a prendere, a disegnarlo perfetto senza vederlo in faccia? Tutti questi sono... Cioè... Vabbè, lasciamo stare. Painting or its cartoon image is not prohibited because it won't stimulate the emotional distress reaction of 096. I hope you enjoyed today's video. Have you ever heard or encountered any paranormal event? Let us know in the comment below. We will draw your story and share it with the world. Don't forget to click like. Grazie Rubber. Ne guardiamo ancora un altro. Ora ci vediamo. SCP Rubber. CP Rubber 173, un altro SCP famosissimo, un altro cuore degli SC, ovvero la statua. SCP-173, la scultura, anche chiamata Krylon. No, copyright! Porca di quella. Mamma mia. Ok, scusatemi. Eccomi qua. Allora. Then John heard the worst sound any human being had ever heard. A sneeze coming from 6 inches behind his head. For a second, John remembered an episode of Mythbusters he had seen before being arrested. John didn't even have a chance to turn around and sneeze with his eyes open. And yep. Appunto, diceva allora, da quel allora, la statua è praticamente questa. This is of Krylon brain. It moved to the Today, we bring you a SCP Foundation Euclid class object SCP-173. SCP-173 is animate and extremely hostile. It moved to the SCP Foundation in 1993, but its origins are unknown to this day. SCP-173 is constructed from concrete and rebar with traces of Krylon brand vernice Krylon e con argilla, quanto pare ho capito. SCP-173 is completely still while in an organism's field of vision, only moving when it isn't being watched, even if the observer simply blinks or barely looks off the object. Just when the observer blinks, SCP-173 will make a grindstone sound and move forward a short distance quickly. Despite the fact that it is a statue, SCP-173 can move fast enough to travel several feet in the time it takes for the human eye to reopen after blinking. It can literally move faster than the blink of an eye. It will advance towards its target until it is in range, then snaps its victim's neck. Object is reported to attack by snapping the neck at the base of the skull, or by strangulation. È famosa per SCP-173 is apparently strong enough to snap the neck of a fully grown man almost instantly, although exactly how it does this is unknown. However, the creature is rendered completely immobile for as long as it's in an organism's sight. Therefore, personnel assigned to non va mai tolto lo sguardo visivo. Infatti il personale si deve mettere d'accordo quando sbattono le container are instructed to alert one another before blinking. Personnel report sounds scraping stone. Il bello è che nella mod degli SCP su Minecraft basta un piccone per ucciderle, ma vabbè. Originating from within the container when no one is present inside. However, this is considered normal.
The reddish-brown substance on the floor is a combination of feces and blood. Appunto But so far, sporca diciamo tutta la sua appunto stanza, la sua cella di sporcizie di sangue. The source of these materials is still unknown, and due to the increasing amount of reddish-brown material, its enclosure must be cleaned on a bi-weekly basis. Being constructed of concrete and rebar, SCP-173 is incredibly durable, able to hold itself in a fight against SCP. Praticamente SCP-682, cioè SCP-682 praticamente lo usano sempre per le cavie. 682. SCP-682 is a massive reptilian beast with almost unlimited regenerative powers that is widely considered the most adaptive and durable SCP the Foundation contains. If you want to know more about SCP-682, you can click on this video in the upper right corner. Back to 173. So the Foundation personnel arranged a battle with 682 in order to test the durability of 173. And from that day on, it inspires great fear in 682. Diciamo si sono guardati, cioè SCP-682 ha mantenuto costantemente lo sguardo con SCP-173. SCP-173 is an extremely dangerous object, hence is to be kept in a locked container at all times. When personnel must enter SCP-173's container, no fewer than 3 may enter at any time, and the door is to be relocked behind them at all times. Bravi, una cosa buona l'avete fatta voi, voi trimoni della fondazione SCP. 2 persons must maintain direct eye contact with SCP-173 until all personnel have vacated and relocked the container. And now, probably the scariest thing is that 173 seems to have started... Si riproduce? Its reproduction. Here's one of the recordings of personnel's in 173's containment. What are you looking at? John Avery, presently known as D5933, shouted at the other D-class personnel in the cell. SCP-1... A quanto pare, comunque prima non avevo letto bene, ma a quanto pare c'è stata appunto questa lotta, diciamo, tra SCP... No, aspetta, questa parte la vedremo quando vedremo SCP-682. One of the recordings of personnel's in 173's containment. What are you looking at? John Avery, presently known as D. Il class D. Il class D, per chi non lo sa, sono appunto, diciamo, le cavie. SCP, il class D 593, cioè 59.033, ok, non so a leggerlo. John, credo, dopo questo. Shouted at the other D-class personnel in the cell. SCP-173, what are you looking at? Came the reply. This worried John as he was staring intently at SCP-173, and the other D-class personnel was standing behind John, facing the other direction. Then, John heard the worst sound any human being had ever heard, a sneeze, coming from 6 inches behind his head. A quanto pare tipo lo stava un altro class D stava guardando la statua, ma poi ha starnutito For a chiudendo gli second, occhi. John remembered an episode of Mythbusters he had seen before being arrested, before coming here, where they tested to see if someone could sneeze with his eyes open. And yep, he never saw the end. There was a sick, wet thud, a horrible ripping sound, and a scream that ended too quickly. John didn't even have a chance to turn around and look over. From SCP-173's Addendum 1, it was written that SCP-173 appeared to multiply, producing 2 identical copies. Ragazzi, ci sono anche SCP-173 in giro per il mondo. Io chiamerei la polizia no, anzi, non polizia, 118 sotto il porticato di Teramo, subito. D-class personnel were killed. It is unknown how this process occurred. Each instance of SCP-173, now labeled SCP-173-1 and SCP-173-2, is to be moved to individual cells, each following original containment procedures. In Addendum 2, it was noted down that a second multiplication event occurred. SCP-173... Cioè, se tanti si moltiplicano cioè questi probabilmente riescono a distruggere la loro cella essendo in tante se si continua a moltiplicare, quindi effettivamente 1 through 4 are to be each contained as per original containment procedures. Objects reclassed as Keter. In the Addendum 3 SCP-173 hanno dato la classe Keter, ma io se leggo teoricamente SCP-173 è ancora classificato come Euclid, quindi che non dico che falsari, avete capito cosa intendi
C'era un altro modo, ma non voglio dirlo. Comunque siete dei falsi, non è vero che Keter ed Euclid e poi, perché, cioè, secondo me lo Shy Guy è più pericoloso di SCP-173. Per me lo Shy Guy si merita la classe Keter. Comunque. At least 61 copies of E si è appunto diviso in SCP-173 are as tantissime of altre now coppie. unaccounted for. Infatti io It is quando ho visto per la prima volta lo Shy Guy l'ho conosciuto, io ho sempre pensato fosse Keter. Poi vedo che Euclid, io dico ma che cosa, ma è uno dei più pericolosi, ok che va bene, è vero che non devi guardarlo, però vabbè, ad ogni modo. known how they replicated so fast, or how they replicate at E all. appunto si sono Video evidence of the triplicate, loro containment breach riescono shows multiple a instances rompere, of appunto riescono a SCP-173 comunicare anche a working in unison distanza across multiple tra i cells muri to delle achieve proprie the breach. celle. Most Cosa? of the instances still Io direi che ho paura. in captivity appear to have formed a E rear guard, appunto blocking sono Foundation un agents from esercito, pursuing Dio. other instances. It is E theorized that appunto, ma che SCP-173 cosa has sto a high dicendo? Sono molto intelligence, where intelligenti, guarda, questo non intelligence si era scales with notato. number of nearby Questo si è copies. notato che sono molto intelligenti. SCP-173 È una has caused a breach of secrecy for the è SCP un Foundation. Estimates at this time are roughly 500,000 estremamente ha ucciso civilians. 50.000 civili. Ma manco il Covid ancora un po' ne ha ucciso così tanta gente. Oh. Deaths across North America in the last 48 hours E due to nel Nord SCP-173, America and hundreds of thousands ci of sono video sightings che hanno and pieces ripreso of che video evidence. SCP-173 Major è stato television news trovato. programs E have obtained video la of televisione ha trovato SCP-173 dei and are video providing 173 instructions for e avoiding instant quindi death. hanno And ordinato following tipo saturation, diciamo la loro morte. Hanno usato una bomba nucleare per ucciderlo, ma i dati sono censurati, ovviamente, bravi. Non si deve far capire dov'è. nuclear bombing on Censurato. number of SCP-173 SCP-173 ragazzi a questo si sono ridotti. Quindi quelle bombe nucleari a quanto pare funzionano. Chiamiamo Oppenheimer. has been reduced. I hope you enjoyed today's video. Have you ever heard or encountered any È un paranormal event? paranormale evento. Let us know in the comments. Ok, è finito. Bene. Ragazzi, allora io vi direi che questo video è finito e ancora sono così perché io ancora con sto mostro. Con sto computer io ancora non riesco a fare i video, non capisco come fare. Io infatti non so ancora fare i tagli, devo imparare, ma io non ci riesco. Purtroppo ancora sono poco esperto, ma comunque grazie per essere stati con noi e alla prossima draghetti. E vi saluto a cielo.